1,18 e 887 con una media di 264 km/h. Questo è il record dell'autodromo di Monza, dove mi trovo oggi. Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia! E adesso faremo un giro esaminando curva per curva e magari cercherò di darvi qualche consiglio. Più di 1,1 km dalla parabolica alla prima variante, velocità altissime in questa pista, Formula 1 che raggiungono 350 km/h. Ed eccoci qua, alla staccata della prima variante. Si arriva fortissimo, per entrare nella prima variante a velocità molto basse. Qua non si vede, ma c'è un piccolo avvallamento sui 150 metri. Infatti in GT, dove ci tocca frenare più o meno sui 120 metri, stiamo un po' più a destra per poi in frenata ritornare all'esterno per non beccare l'avvallamento. Invece con un monoposto tipo Formula 1, Formula 3, Formula 2, dove si frena più tardi si può stare tranquillamente all'esterno. In prima variante in cui dobbiamo sacrificarla molto in mezzo alla curva, quindi portare poca velocità in mezzo alla curva per essere molto veloci, performanti in frenata e riuscire a dare il gas il prima possibile, perché poi abbiamo un rettilineo molto lungo. In ingresso, cordola a destra, ci montiamo sopra, soprattutto con le macchine GT, tocchiamo anche questa parte qui per arrivare lì, secondo cordolo, lì lo usiamo un po' meno per far saltare meno la macchina e in uscita essere più dritti e composti possibili. E in uscita le alternative sono due: o mettiamo le ruote fino alla linea bianca, così abbiamo tanta trazione perché la pista è bella piatta, o tante volte arriviamo fino al verde, andiamo oltre il cordolo dove è un po' scalinato, diciamo, e arriviamo qua sul verde che è bello piatto, quindi la macchina ha tanta trazione, esce dalla curva bene. Curva Biassono, ho detto curva grande, c'è poco da dire perché è una curva che con quasi tutte le vetture si fa in pieno. Formula 1 oltre 300 km/h, l'unica cosa da non fare è toccare quel cordolo in percorrenza. Per il resto, anche col bagnato, ci sono vetture che la fanno in pieno. Qualcuno di voi si ricorderà sicuramente di un ponte qua, invece è stato abbattuto qualche anno fa, e parliamo della variante Roggia. Tutti esterni staccata. Per entrare nella prima parte della Roggia qua si taglia, non più come una volta perché c'è questo panettone che non ti permette di riuscirlo a tagliare tantissimo, portare velocità, e quello a destra purtroppo non si può più tagliare. Questo è un punto dove si sono visti tanti incidenti, perché quando si prova del sorpasso qui tante volte va a finire male. E anche qua in uscita si sfrutta tutto fino al verde, infatti si vede un po' lo scalino perché qua si va anche oltre a volte quando si sbaglia e si tira dentro la ghiaia. Non un lungo rettilineo dalla Roggia alla Lesmo 1, curva veloce, una curva che non si anticipa, punto di corda molto ritardato per riuscire a uscire forte, e adesso vi faccio vedere la particolarità dell'uscita. Diciamo cordolo e uscita che non perdonano molto, perché nel corso degli anni si sono visti tanti incidenti. Una volta qua c'era l'erbetta sintetica, ora tutto cordolo. Si sfrutta il più possibile l'uscita, però a volante dritto, perché tante volte si sbaglia e la macchina va direttamente lì. Per arrivare in Lesmo 2, curva che è cambiata tanto nel corso degli anni, purtroppo, perché era una curva che si faceva in pieno. Quindi Senna, eccola l'entrata della seconda di Lesmo in piena, in quinta. Curva che era molto da pelo. Qua si arriva, si frena circa a 50 metri, un po' prima, dipende sempre dalla vettura, e qui non si tarda così tanto l'ingresso come all'Esmo 1. Punto di corda anticipato per sfruttare bene l'uscita. Cordolo interno che tante volte si usa
questa parte, questo piccolo canale che ti permette di tenere la macchina più attaccata possibile al punto di corda per uscire lì. Una volta c'era dell'erbetta sintetica, ora tutto cordolo e si sfrutta il più possibile. Anche qui attenzione perché si finisce facilmente nel muro lì. E dopo la curva del serraglio, che non ci siamo fermati perché non è una vera e propria curva, arriviamo in Ascari. Qua dipende sempre da vettura e vettura, ma tante volte questo ponte è un grande riferimento per la frenata. Variante che rispetto alla prima variante e alla Roggia si porta parecchia velocità in più, ma non dobbiamo esagerare perché altrimenti ci troviamo troppo esterni in mezzo alla variante e dipende da vettura a vettura, poi saremo in difficoltà per affrontare tutta l'uscita dalla curva. E mi raccomando, attenzione a questi dissuasori che sì, sembrano bassi, ma quando si è in macchina, soprattutto con macchine basse, sembrano altissimi. Quando si toccano si salta via. Infatti non si arriva mai al cordolo e soprattutto mai oltre il cordolo dove è verde, perché poi si è in difficoltà. Si cerca sempre di lasciare dello spazio dall'esterno della pista. In mezzo alla variante cerchiamo di stare più a destra possibili per riuscire a essere più dritti possibili in uscita. E qua dipende molto con che auto si sta girando. Ho visto poche vetture che si possono permettere di prendere quei dissuasori. Porsche Cup forse sì. Altrimenti ci siamo vicini e andiamo belli larghi lì e usciamo forte. Per poi lasciarla scorrere, mi raccomando qui poco angolo volante perché qua si è molto veloci. Vi lasciatela scorrere che qua non c'è nessun tipo di problema. Ed eccoci qua, l'ultima curva, la parabolica che tutti conoscete. Formula 1 frena oltre i 50 metri. Anche qua, come tutte le curve, sfruttiamo bene tutta la pista distaccata e puntiamo bene, punto di corda con lo sguardo. Punto di corda anticipato e tante volte sfruttiamo quella torretta dei fotografi come punto di corda, perché da quel punto in poi noi andiamo sul gas, riallineiamo il volante e andiamo più larghi possibili. Per fortuna, a mio parere, è stata rimessa la ghiaia in uscita di curva. Sì, c'è del verde, ma poi c'è della ghiaia, perché fino a qualche anno fa c'erano i dissuasori, si sono viste tante autovetture che prendendo in uscita sono saltate in aria. Si va larghi, sì, si sfrutta tutto, ma se si va oltre si va in ghiaia e non si prendono dei dissuasori che diventano dei veri e propri trampolini di lancio. Finita la luce, finito il giro e siamo ancora qui in rettilineo. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo video, se mai dovessimo continuare questo format. Ciao!